Di nuovo a Bergamo? Ma che stiamo venuti a fare di nuovo a Bergamo? Aspetta, aspetta, ho un senso di déjà vu. Cammino nuovo? Un cammino nuovo? Sì, la via delle sorelle. Oh, come sono queste sorelle? Sono carine. Cammina, va, 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 va. Porta San Giacomo. È ancora sgombra, sono le 8:20 di mattina. Fa caldo, eh già. Siamo quasi arrivati alla città alta, Questo è l'avvicinamento, la tappa non è ancora iniziata e noi abbiamo già salito come bel pezzo. Questa è Porta San Giacomo, le mura veneziane di Bergamo. Ricordo che sono patrimonio UNESCO dell'umanità. E ora andiamo alla piazzetta dove c'è il Duomo, il Battistero, la Cappella con Leoni per iniziare la tappa. Ok, per la visita al centro di Bergamo, anzi a Bergamo città alta, vi rimandiamo al video apposito che abbiamo fatto, lasceremo il link qui sotto in descrizione, perché sennò questo viene troppo lungo. Buongiorno, dai! In cammino. In kayak, però oggi in cammino. Ciao, cercatone. Ciao Cetone, Sì. abbiamo fatto l'avvicinamento per iniziare quale cammino? La via delle sorelle, in questo caso da Bergamo a Brescia, si può fare anche al contrario. 130 km, 6 tappe suggerite e tu dai dei dati noiosi. Vabbè, sono circa 3800 metri di dislivello positivo. Oggi, prima tappa, noi abbiamo scelto di farla da Bergamo a Brescia, Ok. prima tappa da Bergamo a Nembro, per cui l'avvicinamento dalla stazione fino a Bergamo Alta Ok. e poi 22 km e mezzo di percorso e 1200 metri di salita, per cui quasi un terzo di tutta la salita del cammino la facciamo oggi. Sei contenta? Sì, contentissima. Brava, Ok. cammina! Ok, andiamo. Questo è il primo cartello della via, vediamo quanti ne troviamo, nel caso dobbiamo metterci GPS comunque. La piazza del teatro. Poi andiamo verso il castello di San Vigilio. Vedete, segnato bidirezionale, Bergamo da una parte e Brescia dall'altra. Tarcisio l'ha già fatta questa tappa e ci ha detto che quando è passato lui la prima volta non c'erano tutti questi cartelli. Siamo sotto il castello di San Vigilio. Vedete, trovate la visita al castello nell'apposito video. Quello là sotto è il monastero di Astino, non so se mi sentite tra le cicale e la motosega. Antiche case Moroni, che adesso sono tutte puntellate. Non so se il salone al primo piano o il piano terra deve essere ancora affrescato, qualcosa del genere. Questo qui è il portale d'ingresso. E ora noi continuiamo a salire. L'ultima volta questa l'abbiamo fatta in salita. Preferisci così o preferisci la salita? Differente. Forse in discesa. Questo verde è quello del sentiero di Laria, che è quello del video che vi ho lasciato qua sotto, e quello sotto lì, blu e rosso, è quello del cammino delle due sorelle. E qui potete seguire anche quelli, o quando non vedete un cartello. Comunque è ben segnato finora, Sì, sì. Siamo su una ex ferrovia. C'è l'eco, eco, eco. Benvenuto sulla vecchia ferrovia della Val del Mare.
C'è una bella salita su asfalto, la strada è stretta, non passano tante auto, però ci possono passare, state attenti. Questa tappa non mancano le salite, di sicuro. Probabilmente essere una delle tappe più dure di questo cammino. No, si fa fatica, si suda. Oh, se non altro c'è l'ombra, dai. Centro Parco Maresana, cade la matta. Qua lì la chiesa di San Marco. Maresana, 543 metri sul livello del mare, però non è che è chiusa, o ci venite quando ce l'ha messa, e se no, come si suol dire, puppa. Ok, dal Colle della Maresana, via di Brescia, e facciamo un pezzettino anche sull'Alta Via delle Grazie, perché questo cammino interseca l'Alta Via delle Grazie, il cammino di Carlo Magno, l'antica via Valeriana, il cammino del Vescovado, poi la via 3V, la via 3V che non so cos'è, e il sentiero verde dell'olio, Il cammino di Santa Giulia. e il cammino di Santa Giulia. E comincia a salire, sempre la segnaletica a vernice. Dritti si sarà al canto alto, ma noi giriamo di qua verso Olera, borgo medievale. La Via delle Grazie, Bergamo capitale della cultura, 2023, Guenè della Urde, EU. Non è riuscito a pronunciarlo neanche il nostro bergamasco portatile. Non buttarti, Narcisio, anche se non hai saputo leggere quella parola in dialetto. E noi dobbiamo scendere lì adesso? Esatto, quella lì è Olera. Olera. Adesso Narcisio è stato lì a rimuginare su quella parola, non ci sto a pronunciare. Sarà magari che il Urdet, via dalla Urde. Allora, probabilmente era una D, era una D fatta male che è stata scambiata per O, allora Narcisio è tanta confusione, ma ha dovuto star lì a pensarci, perché poi è un po' filologo, no, Tarcisio, allora è andato a cercare la soluzione. Va bene, adesso siamo in discesa, arriviamo giù al paese, vediamo se troviamo un posto dove fermarci per mangiare, perché cominciamo a aver fame, mezzogiorno. Stiamo uscendo dal parco regionale dei Colli di Bergamo. Di qui siamo nel parco e di qui no. Di qui il parco, di qui no, vado, mi sta guardando male. Classico dei classici, è mezzogiorno e mezzo e siamo nell'unico tratto esposto della tappa. Soddisfazioni, vero? Pensavate che facessimo attraversare a Giulia, Sarà il doppio di acqua. a Giulia il torrentello, invece no, c'è un ponticello qui, Perché è un burlone. è un burlone, vorrà fare Vabbè, passare il torrentello a piedi. vabbè, a me si stava fresco, La chiesa della trasfigurazione di Nostro Signore, dove ci siamo fermati all'ombra a far pausa pranzo. C'è anche la fontanella. Dopo la
chiesa della trasfigurazione per seguire le indicazioni che porta sull'ampia strada, oppure potete prendere la direttissima, il sentiero per Lonno, o il sentiero della Bernarda, che vi spara su dritti a Lonno e ci mette circa 1 chilometro in meno, però tutta la salita che c'è la fate praticamente in 500 metri invece che in 1,6 km come facciamo noi adesso. Noi abbiamo appena mangiato, per cui ci la prendiamo con calma. Guardate che angolo selvaggio, guardate che bello, e invece lì sopra c'è l'acquedotto. Il selvaggio acquedotto. Il tritone, il tritoncino lì sul sasso. Ma che carino, piccolo piccolo però c'è. Probabilmente ci sarà qualcun altro anche più grande. Non che là, eccola, vero, sul fondo. L'acqua è pulita. Se aveste ceduto alle tentazioni della Bernarda, vuol dire del sentiero della Bernarda, sareste sbucati da qui. Invece noi abbiamo resistito alla tentazione e abbiamo allungato un po'. Allora, se i sentieri sono asciutti, potete fare anche la direttissima che parte dalla chiesa della trasfigurazione. Tarcisio l'ha fatta, però quando ho fatto lui era completamente infangata, era scivolosissima. Eccola la chiesa. Ecco, invece che prendere la strada c'è un palo rosso nel prato, seguite il palo rosso, c'è una traccia erbosa che vi porta su direttamente al paese, a Lonno, in circa 400 metri proprio di distanza. Certo c'è tutta la salita, ma il sentiero è lungo circa 400 metri, è una direttissima. Capirete che se ha piovuto parecchio nei giorni precedenti, ci dicono che diventi una trappola di fango. Lonno. Il paese dei settenari, non lo so. Allora, 50 minuti a Nembro e subito adesso siamo sulla via Mercatorum. Sto facendo un sacco di cammini oggi. Ci mancano la via Mercatorum e la via Priula. Che prima o poi le faremo. Oh, sono belli in alto, Non so se è già quello sotto è Nembro, forse. Guardate, galline di qua, galline di lì, c'è anche il ponte pedonale per le galline. Guardate, è la prima volta che vedo un ponte pedonale per le galline, cioè che le galline attraversano. Sì, sentiste che odore che c'è però. Noi come stiamo? Che lungo tutta la salita o la discesa, secondo il verso in cui la fate, ogni tanto tra le mattonelle trovate dei messaggi, dei disegni anche un po' strani. Gli altri due ciò che accade nella luce. Boh. La fotosintesi clorofilliana. Arrivati a Nembro, questo è il santuario dello Zuccarello. Dai, l'ultimo sforzo per scendere giù a Nembro. È bollita. Infatti andrà a casa direttamente senza neanche fermarsi in birreria. Solo mi ci porti. Non la porto.